Briggs venne scelto nel 1596 come primo docente di geometria nel Gresham College. Appena pubblicato in Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio di Nepero nel 1614, Briggs venne in possesso di una copia e ne fu molto colpito. Si rese conto delle potenzialità dell'uso dei logaritmi nell'astronomia e nella navigazione e rimase talmente entusiasta che si propose di andarlo a trovare. Per raggiungere Edimburgo da Londra occorreva affrontare un viaggio a cavallo o in carrozza di 4-5 giorni. Nell'estate dell'anno successivo, 1615, mantenne il suo proposito e andò a trovare Nepero, con il quale si intrattenne a lungo. Nell'estate del 1616 lo andò a trovare una seconda volta. Il frutto di queste conversazioni sono due importanti modifiche che Briggs suggerì a Nepero. Nepero ottenne i prodotti fra due numeri scrivendoli come potenze di una stessa base. Invece che effettuare il prodotto, somma gli esponenti e grazie alle proprietà delle potenze ottiene una potenza della stessa base che è il risultato del prodotto dei numeri dati. Sostituisce cioè al prodotto la somma degli esponenti, che risulta ovviamente molto più semplice. Il frutto delle conversazioni tra Briggs e Nepero, avvenute nel 1615 e nel 1616, fu una tavola dei primi 1000 logaritmi, Logarithmorum Cilias I, ottenuta mediante l'utilizzo del punto per indicare i numeri decimali, che semplificò moltissimo i calcoli. Keplero fu entusiasta sostenitore dell'utilità dei logaritmi, tanto che li utilizzò nel Tubulae Radolfiane, all'interno di alcuni calcoli che permettevano di predire la posizione dei pianeti secondo il nuovo modello eliocentrico. Il lavoro di Nepero e Briggs ebbe un rapido successo e nel 1616 Wright ne scrive e pubblica una traduzione approvata dallo stesso Nepero. In Italia Bonaventura Cavalieri, quando salì sulla cattedra di Bologna nel 1629, diffuse la pratica del logaritmo pubblicando il Directorium Generale Uranometricum. Edmund Gunther divenne docente di astronomia al Gresham College nel 1619, per richiesta dello stesso Briggs che gli fece da mentore. Gunther infatti, sin da giovane, si era fatto notare per un manoscritto sulle proiezioni sferiche che circolava tra i matematici del tempo. Durante la sua attività, Gunther pubblicò diverse tavole di logaritmi e funzioni goniometriche, cosene e cotangente. Inoltre, nella sua opera The Description and Use of Sector, The Cross Staff and the Other Instrument for Such as Are Studios of Mathematical Practice, spiega l'utilizzo della scala di Gunther, una doppia scala lunga 2 piedi. Nella prima erano riportati in basso i numeri da moltiplicare e in alto in rosso i loro rispettivi logaritmi. Nella seconda scala ci sono solamente i logaritmi disposti su una retta proporzionalmente al loro valore. Per moltiplicare due numeri si sommavano i loro logaritmi e, con un compasso, si guardava il valore corrispondente al logaritmo ottenuto.